Benvenuti al mio canale, dedicato a tutti gli appassionati di musica classica che vogliono capirla ed ascoltarla meglio. Mi occupo da più di 20 anni di divulgazione musicale. Questo significa che realizzo e presento poi in pubblico degli incontri dedicati alla musica strumentale, alla musica sinfonica, all'opera lirica, al balletto, per un pubblico di appassionati che però non hanno delle specifiche competenze in materia. Non conoscono la musica, non sanno leggere le note, non sanno suonare uno strumento, ma questo non importa. Non è questo che conta per comprendere a fondo un brano musicale, per capirlo meglio, per farlo più nostro, sicuramente. Bisogna avere qualche indicazione di base, e io sono qui per questo, e la voglia di raggiungere l'obiettivo dell'ascolto consapevole, dell'ascolto intelligente. Ed è per questo che ho chiamato Ascolto Intelligente la casella mail alla quale si possono rivolgere tutti coloro che desiderano maggiori informazioni. Attenzione, ascolto intelligente non vuol dire che è un ascolto riservato a chi è intelligente. No, ascolto intelligente vuol dire che questo è il nostro obiettivo, quello di ascoltare in maniera intelligente, consapevole, appropriata, con delle indicazioni appunto fondamentali di base e la voglia di arrivare a questo risultato. Per iniziare cominceremo da uno dei testi più diffusi per la comprensione della musica da parte degli appassionati, un testo molto noto e molto valido. Svilupperemo all'inizio alcune delle indicazioni che sono contenute in questo testo. Il libro del quale stiamo parlando è questo: Come ascoltare la musica di Aaron Copland. Questa copia ha diversi anni, come vedete, ma il libro è ancora facilmente reperibile. Copland, come è noto, è un compositore statunitense del XX secolo e questo suo libro è ancora uno dei migliori che si possano leggere sull'argomento. Un libro chiaro, succinto, lucido. Copland ha intitolato il suo libro in inglese What to Listen for in Music, che significa qualcosa di più rispetto a come ascoltare la musica in italiano. Che cosa intende Copland con questa definizione? Lo spiega lui stesso alla fine di una delle sezioni iniziali del libro intitolata Come ascoltiamo. Alla fine di questa sezione Copland scrive: il lettore si sforzi di giungere a un modo di ascoltare più attivo. Abbia per oggetto Mozart o Duke Ellington, la sua comprensione diventerà più profonda se ascolterà in modo più coscienzioso e consapevole, non limitandosi ad ascoltare semplicemente, ma ascoltando con una finalità. Ecco, è il discorso che facevamo prima. Bisogna avere un obiettivo, un traguardo, coscienti che si potrà sicuramente raggiungere con le indicazioni giuste e con l'impegno, che sono cose a disposizione di ognuno di noi. Che cosa intende Copland con ascoltare con una finalità? Dunque, all'inizio del libro, Copland divide il nostro modo di ascoltare in 3 piani distinti. Lo divide in 3 piani per comodità, lo dice lui stesso, perché in effetti poi questi 3 piani si fondono normalmente nell'ascolto che ognuno di noi fa tutti i giorni. Il primo piano è il piano sensitivo, il piano nel quale si ascolta la musica per il puro piacere del suono. Il secondo piano è quello espressivo, il momento nel quale l'ascoltatore cerca di comprendere il contenuto espressivo di un brano e, dice Copland, la musica, quanto contenuto espressivo, non è definibile a parole, torneremo poi sull'argomento. Il terzo piano è il piano puramente musicale, il piano nel quale l'ascoltatore si concentra sugli elementi costitutivi della musica, il ritmo, la melodia, l'armonia e via dicendo. Copland, lo ripeto, dice giustamente che questi 3 piani si fondono e collaborano nell'ascolto effettivo di ognuno di noi. Ma cerchiamo di capire meglio il discorso di Copland, che è un discorso molto giusto e profondo. Partiamo da 2 esempi musicali, brevi esempi musicali, l'inizio di 2 composizioni famosissime, ma molto diverse tra loro,
e sulla riflessione che faremo successivamente sulla reazione emotiva che provocano in noi questi due brani così diversi. Ho scelto due brani notissimi, ovviamente, ma l'ho fatto apposta, perché la loro popolarità renda più facile la comprensione del discorso che stiamo facendo. Mettiamo in rapporto il breve ascolto che abbiamo fatto con i piani dell'ascolto individuati da Copland nel suo libro. Sul piano sensitivo la bellezza di questi due frammenti, di questi due estratti è talmente chiara che non c'è neanche bisogno di commentarla. Sul piano espressivo anche il discorso è chiaro, la differenza dei due brani è evidentissima per ogni ascoltatore. La pastorale inizia in modo tranquillo, sereno, la quinta comincia in maniera determinata, addirittura aggressiva. E il terzo piano, quello che Copland definisce il piano puramente musicale, quello nel quale l'ascoltatore riflette sugli elementi fondamentali della musica, il ritmo, la melodia, il timbro, è proprio necessario all'ascoltatore che non ha specifiche conoscenze musicali, all'appassionato. Sono tutti termini difficili, sono cose che forse non si possono comprendere se non si è studiata la musica, e allora che bisogno c'è? Il bisogno c'è, e come? E deriva proprio dalle reazioni che abbiamo ascoltando questi due brani. Nell'ascolto musicale ci sono sempre due individualità, se possiamo chiamarle così. Noi e lui, l'ascoltatore e il compositore. Le nostre reazioni emotive, le sensazioni che proviamo, sono provocate direttamente dalle scelte musicali del compositore, il quale dispone gli elementi musicali proprio per suscitare in noi questa reazione emotiva, queste sensazioni. E perché lo fa? Perché ha un pensiero, perché ha un motivo per fare così. Se Beethoven dispone gli elementi musicali all'inizio della sesta sinfonia per comunicarci una sensazione di tranquillità, e invece all'inizio della quinta compie una scelta completamente diversa, è perché le due sinfonie partono da un pensiero diverso. E questo pensiero diverso è percepibile e comprensibile solo se si passa al terzo piano, quello puramente musicale, e si incomincia a parlare di ritmo, melodia, armonia e timbro. Questo è chiaro, e questo è fondamentalmente il motivo per il quale l'ascoltatore che vuole capire di più deve muoversi verso l'ascolto intelligente. Questa è la motivazione. Quindi il suono nei grandi compositori è sempre portatore di un pensiero forte, degno di essere compreso nella sua completezza. E per approfondire questo aspetto chiediamo l'aiuto di un altro grande musicista, un protagonista assoluto della musica del XX e del XXI secolo, Daniel Barenboim, pianista, direttore d'orchestra e autore di libri assolutamente degni di essere letti e meditati. Barenboim parte dal concetto che il suono di per sé non ha un significato. È nel contesto musicale che assume un significato il suono, perché tutta la musica scritta dai grandi compositori ha, dice Barenboim, ovviamente un elemento umano, è la loro ispirazione, il loro volere dirci qualche cosa attraverso il suono. Questo vale per i compositori del passato, Bach, Mozart, Verdi, Tchaikovsky, ma anche per compositori più vicini a noi, come Pierre Boulez e altri compositori. Tutti questi non erano solo maestri di armonia e contrappunto, non conoscevano soltanto le forme e le tecniche, ma hanno tutti qualcosa di importante da esprimere, la loro idea poetica, quello che vogliono esprimere e dirci attraverso il suono. Lo fanno attraverso il suono, ed ecco perché è molto interessante per il musicista e per l'ascoltatore cercare di capire
che cos'è questo elemento del suono, capirlo meglio, vedere il momento in cui il suono perde le sue caratteristiche puramente fisiche per essere arricchito di altri attributi filosofici, poetici. Il musicista si esprime attraverso il suono e il suono ha una dimensione sensitiva, ovvero la bellezza del suono in sé, ha una dimensione espressiva per le emozioni, le sensazioni che suscita in noi e ha un'altra dimensione che potremmo definire poetica, filosofica, quella nella quale esprime il pensiero dell'autore, il pensiero del compositore. Ecco il punto. Copland nel suo libro scrive: bisogna ascoltare melodia, ritmo, armonia, colore nel modo più cosciente e per poter seguire la linea del pensiero del compositore bisogna avere qualche nozione della forma musicale. La linea del pensiero del compositore, definizione bellissima, estremamente azzeccata e utilissima per capire qual è il nostro obiettivo. Questa linea del pensiero del compositore a volte può essere rappresentata dalla volontà di evocare un programma extramusicale, come accade per esempio nelle Quattro stagioni di Vivaldi o nella Sinfonia fantastica di Berlioz o nei poemi sinfonici di Liszt o Richard Strauss. Ma il più delle volte questo programma extramusicale non c'è e questo non toglie che il compositore abbia disposto i suoni in quel modo e non in un altro per esprimere la propria linea di pensiero, la propria idea poetica. Adesso facciamo un piccolo esperimento, un piccolo esercizio. Ascoltiamo un breve brano che rappresenta l'inizio di una composizione più ampia. Probabilmente ascoltandolo qualcuno di voi riuscirà a individuare l'autore, l'epoca nel quale è stato scritto, gli strumenti che l'eseguono, il titolo del brano, ma non è questo che conta. Ascoltiamo con attenzione e poi cercheremo di capire la linea di pensiero del compositore attraverso l'esame della forma musicale. Però prima bisogna ascoltarlo con attenzione. Eccolo. Adesso che abbiamo ascoltato il brano, questo breve estratto, possiamo aggiungere le informazioni relative alla composizione. Si tratta dell'inizio del quartetto per pianoforte, violino, viola e violoncello opera 47 di Robert Schumann, composto nel 1842. Rifacciamoci sempre alle tre dimensioni dell'ascolto, i tre piani individuati da Copland. Non c'è bisogno di aiuto per il piano sensitivo. Ognuno di noi ha apprezzato la bellezza del suono. Non c'è bisogno di un particolare aiuto neanche per quanto riguarda il piano espressivo.
perché Schumann ha parlato in maniera chiara e quindi ognuno di noi ha tratto le sensazioni adeguate da questa sequenza. Ma per quanto riguarda il terzo piano, quello puramente musicale, ecco che bisogna fare delle riflessioni più approfondite sulla forma, per esempio, del brano. Per esempio, il brano è chiaramente diviso in due sezioni. Una lenta, che Schumann indica in partitura come sostenuto assai, e una più veloce successiva, e Schumann scrive allegro ma non troppo. Poniamoci una domanda. Il passaggio dalla sezione lenta a quella veloce, come accade? Fluisce direttamente la sezione lenta in quella veloce oppure c'è una breve pausa che separa le due sezioni? Per rispondere a questa domanda bisognerebbe riascoltare il brano se non abbiamo presente subito qual è la risposta. Quindi, se volete, potete tornare a riascoltare il brano e poi dare la risposta. Oppure provare a rispondere mentalmente e vedere se la risposta è giusta ascoltando la sequenza che viene adesso. Tra le due sezioni c'è una pausa, anche di una certa ampiezza. Non importa anche se non avete dato la risposta giusta, stiamo muovendo i primi passi verso l'ascolto intelligente, verso l'ascolto consapevole. Schumann separa le due sezioni mettendo al centro una pausa. Non solo, la sezione lenta porta due indicazioni, diminuendo, quindi gli esecutori devono diminuire il livello sonoro della musica, e ritardando, quindi devono anche rallentare. In questo modo si crea inevitabilmente un senso di attesa, di sospensione. L'ascoltatore tende le orecchie ed è pronto a ricevere l'arrivo della sezione veloce. E come comincia la sezione veloce? Con una melodia che è chiaramente divisa in due parti. La prima parte viene eseguita da tutti gli strumenti, la seconda parte viene eseguita solo dal pianoforte. Ascoltiamo. A questo punto, prima di proseguire e di arrivare alla conclusione del ragionamento, lasciatemi sottolineare una cosa molto importante. Ognuno di noi ovviamente è libero di ascoltare la musica nel modo che preferisce, nel modo sensitivo, facendosi avvolgere dalla bellezza dei suoni, nel modo espressivo, seguendo il fluire delle proprie sensazioni, delle proprie emozioni provocate dalla musica che ascolta. Il terzo piano, il piano puramente musicale individuato da Copland, non è riservato a pochi eletti, a quelli che vogliono conoscere anche le finezze tecniche oppure, parola che a me non piace per niente, i tecnicismi. No, il terzo piano è quello al quale noi arriviamo e verso il quale ci dobbiamo dirigere se vogliamo capire qual è l'intenzione poetica di Schumann. Che cosa voleva esprimere Schumann nel quartetto opera 47? Qual è la sua idea? E questa idea come si è concretizzata musicalmente? E per capirlo dobbiamo per forza ascoltare sul puro piano musicale, come lo definisce Copland. Facciamo ancora un passo per capire meglio l'intenzione poetica di Schumann. Nella sezione lenta gli strumenti eseguono una melodia e nella sezione veloce eseguono un'altra melodia? Oppure è la stessa melodia di prima eseguita più velocemente? Anche in questo caso sono gli ascolti successivi del brano a dare la risposta giusta.
A un primo ascolto del brano questo aspetto potrebbe non essere così chiaro e questo vale, attenzione, non soltanto per gli appassionati che non hanno una specifica competenza musicale, ma anche per i musicisti. A volte non è facile ascoltare un brano e percepire fin dall'inizio, fin dalla prima volta, queste relazioni che sono importanti. Quindi ascoltare e riascoltare le composizioni è fondamentale in questo repertorio, per gli appassionati e per i musicisti. Allora torniamo alla domanda. Quando comincia la sezione veloce, noi ascoltiamo un'altra melodia o è la melodia di prima? Abbiamo bisogno di un altro esempio. Eccolo. È la stessa melodia, lo stesso tema, eseguito nella parte lenta in maniera dolce e quasi intima e nella parte veloce in modo vivace e più luminoso. Se si aggiunge poi che questo tema domina praticamente tutto il primo movimento del quartetto opera 47, ecco che siamo sulla strada giusta per comprendere la linea del pensiero di Schumann, il quale ci vuole mostrare un elemento musicale in varie situazioni espressive, con ritorni del tema, con nuove possibilità, con nuove variazioni, in un continuo variare di questo semplice tema che è veramente affascinante. E ci possiamo arrivare solo se osserviamo la musica più da vicino, sul puro piano musicale, ovviamente. Il piano sensitivo è bellissimo e non ne faremo mai a meno. Il piano espressivo anche è molto affascinante, però riserva qualche difficoltà, come dice Copland. Il cielo soltanto sa quanto sia difficile dire con precisione che cosa un brano di musica significhi, dirlo in modo definito, in modo definitivo e tale da soddisfare ognuno. Però il piano puramente musicale, il piano oggettivo nel quale si esamina la forma, si vede più da vicino la melodia, l'armonia, il ritmo e così via, quello sì, che ci può dare delle indicazioni molto precise e affidabili su cosa aveva in mente il compositore quando ha scritto questo brano. Insomma, l'ascolto intelligente non diminuisce il nostro piacere di ascoltare la musica, ma lo arricchisce, lo potenzia, gli dà delle altre possibilità e lo rende sempre più soddisfacente. Spero che il discorso sia stato comprensibile e utile. Aspetto le vostre indicazioni usando la casella di posta elettronica Ascolto Intelligente che vi ho già indicato prima. Se volete, iscrivetevi al canale, mettete mi piace sul video. Ci vediamo prossimamente con altre indicazioni per ascoltare in maniera sempre più intelligente la musica dei grandi compositori. A presto!